Il punto è proprio questo: a San Francisco è lecito sognare, ti senti quasi obbligato a creare qualcosa che cambi la vita delle persone e che migliori la vita quotidiana di tutti. Insomma, la verità è che non siamo stati a cercare le startups, sono state loro ad insinuarsi nella nostra vita quotidiana e a cambiare per sempre il nostro modo di vedere la realtà, le nostre aspirazioni e perfino il nostro modo di sognare, e non ad occhi aperti, ma di notte, quando il cervello rielabora la memoria e la trasforma in personalità. Immaginate la spiaggia di Santa Monica, miglia e miglia di granelli dorati, scottanti, che ogni tanto vengono interrotti da un molo. Queste strutture sospese che pian piano si immergono nel mare. Una sensazione di calore sulla pelle, benessere, tranquillità. La sensazione che non mi manchi niente. Non mi manchi niente in tutti i sensi, perché ho la mia casa lì con me, sulla spiaggia. E il legno, l'ho pitturata di bianco e ha tutto ciò che mi occorre, né più né meno. Così mi alzo, mi stiracchio, apro il cassetto, metto il costume e sono pronta a godermi il mare. Quindi mi appropinquo, infilo un piede nell'acqua e... Ok, tutto è svanito, la sveglia mi ha riportato alla vita normale, alla mia realtà, mi ha fatto salpare dal mondo delle fantasie al mondo reale, lasciandomi soltanto quella sensazione di calore, quell'emozione e quell'immagine che stava svanendo dalla mia mente. La prima cosa è stato subito quello di disegnarla, perché quell'immagine che avevo nella testa stava iniziando a scomparire piano piano, i contorni si iniziavano a dissolvere, quindi ho dovuto prendere la matita e con la grafite tracciare i contorni di questa immagine per fare sì che in quel momento si imprimesse nella mia memoria non solo quell'immagine ma anche la sensazione, no? Che mi aveva lasciato quel sogno. Stavo incidendo nella mia anima, nella mia testa, quei tratti misti tra disegno e sensazione che sarebbero e che sono e saranno nella mia memoria per sempre. E con ognuno penso che abbia il suo momento in cui si rende conto che qualcosa cambia. Quell'attimo in cui ti rendi conto che qualcosa è cambiato per sempre. Il momento in cui ti rendi conto che osserverai da quel momento tutto con un altro punto di vista. Qual è stato il mio pivot? Il mio mobile portatile era il mio pivot. Tante volte mi chiedo, chissà quanti sogni ho fatto simili a quello, chissà quante cose magari un po' rivoluzionarie, un po' diverse io abbia sognato. Però lì a San Francisco la percezione che ho avuto di quel sogno è stata diversa. Per la prima volta io ho sentito proprio l'esigenza di trasformare quel sogno in realtà, di concretizzare quella cosa che avevo pensato. Da quando sono tornata mi chiedo quale sia la ricetta magica di quel lembo di terra, sia il clima, quello che mangiano, il sole, l'aria che si respira, la multiculturalità. Eppure a San Francisco c'è qualcosa che non c'è nel resto del mondo. È come se ci fossero delle microparticelle nell'aria che ti volano attorno, che ti solleticano, che ti punzecchiano, che ti fanno sentire vivo, che ti fanno percepire tutto in maniera diversa. La cosa più bella in assoluto di San Francisco è la sensazione condivisa che se credi in qualcosa puoi provare a farla, la gente ti supporta nel fare questa cosa. Ora parliamoci seriamente. Quante volte vi è capitato di pensare qualcosa, di avere un'idea, un'ispirazione, una voglia di fare qualcosa, raccontarlo a un vostro amico, una persona, un parente, un collaboratore, e che questa vi dicesse: no, ma non si può fare, ma sai quanti soldi ci vogliono per fare una cosa del genere? Ma quest'idea non può funzionare mai, assolutamente. Vai a lavorare, va, che fai prima. Ecco, questo atteggiamento pessimistico, tipico degli italiani, lì non esiste. Perché se ci pensate, un'idea, per capire se quell'idea funziona, deve essere realizzata, si deve pensare a una strategia, si deve fare un MVP, famosissimo Minimum Viable Product, no? Si deve testare per vedere se funziona. Chi siamo noi? Chi sono io per dire a un'altra persona no, questa cosa non può andare? Ecco, questa cosa non esiste nel resto del mondo. Se tu vuoi realizzare qualcosa, butti giù l'idea,
fai una valutazione, valuti quanto ci vuole, fai un MVP, provi, vedi se la gente interessa e dopo puoi dire se quell'idea ha senso o meno, non prima. Questo è come è nato tutto, questo è come è cambiato per sempre qualcosa in noi. Ricordiamocelo, chi siamo noi per dire che un'idea non funziona. Ammetto che non ho assolutamente idea da dove cominciare. Non sono mai stato bravo a sintetizzare, adesso mi trovo a raccontare una delle esperienze più importanti della mia vita nel tempo di una tazzina da caffè. Immaginate che sia come arrivare dal pieno al fondo in un istante, ricordare soltanto l'amaro, il dolciastro e il profumo intenso. Questa è la sensazione che mi hanno lasciato i ricordi di quei mesi in cui la mia vita è cambiata per sempre.